Vuoi sapere tutto quello che ho imparato negli ultimi anni sulla pesca al calamaro? Ma come Stefano, di tuoi video sui calamari ce ne sono tantissimi in giro online. Beh, ci sono delle novità, bellissimo amico mio. Ho fatto delle scoperte negli ultimi 2 anni e ho voglia di raccontartene in questo video. Ti assicuro che questo video ti aprirà un mondo nuovo sulla pesca al calamaro, perché parleremo di montature e non la solita montatura, ma parleremo e faremo un sacco di riflessioni su tante montature diverse. Parleremo di artificiali, parleremo di canne da pesca, una cosa molto importante. Sapete che è appena uscita la mia nuovissima bambina, la Kokeshi, quindi vi farò vedere bene la sua azione in pesca e tantissimi piccoli trucchi, quindi trucchi sull'elettronica di bordo, come si vedono i calamari nell'ecoscandaglio, immagini subacquea, insomma ci sarà veramente tutto, e dico tutto, quello che ho imparato in questi anni sui calamari. Mi raccomando, guardate questo video fino in fondo, è importantissimo ragazzi, i like, i commenti e le condivisioni. Condividete, condividete, condividete. Andiamo, venite con me. Questo video verrà diviso in capitoli. Il consiglio che mi sento di darti è quello di guardarti prima tutto il video e poi, se vuoi, tornare indietro e guardarti tutti i capitoli che ti interessano di più. Il nostro calamaro, o l'Oligo vulgaris, è distribuito più o meno densamente in quasi tutte le nostre acque costiere e predilige le acque non troppo calde, tanto che in vasca solitamente non resiste sopra i 27 gradi. Una pallina. Ci saranno calamari in questa pallina qua? Qua, chi può dirlo? Ci mettiamo un attimino di traverso, vediamo con il dito dove risulta nella cartografia, vedi che noi siamo andati tanto avanti, il punto era qua, adesso rigiro, mi metto di qua, però con la murata, questa qua, esposta allo scarroccio. Lascia che ti spieghi quello che ho appena fatto in gommone con un'animazione. Il calamaro va ricercato contro scarroccio, quindi per intenderci nella maggior parte dei casi con il vento in faccia. Una volta individuata la marcatura, ci segniamo il punto con il cursore sullo strumento e poi ci torniamo sopra, esponendo allo scarroccio la murata dalla quale vorremmo pescare. Questa è la procedura corretta che va fatta se volete pescare a scarroccio, sistema diverso ma ovviamente molto più semplice di quello che io chiamo alla bersagliera. Ti svelo un piccolo segreto: oltre alle solite zone dove ricercare il calamaro, te l'ho sempre detto nei video, adesso qua sotto in descrizione ti lascerò i link dove ti parlo di dove trovare i calamari di giorno, di notte, negli altri miei video, ti do una piccola chicca. Prova a cercare i calamari sulle cadute più profonde delle secche. Sì, hai capito bene, anche quelle dove traini con il vivo. Ne rimarrai piacevolmente sorpreso. Vediamo ora di capire come possano apparire i nostri amati cefalopodi nell'ecoscandaglio. Il consiglio che mi sento di darvi è quello di aguzzare la vista ed abituare l'occhio al vostro eco. Ma facciamo una prima distinzione. Se troverete calamari isolati sul fondo, appariranno come dei trattini, marcature leggere e abbastanza flebili, solitamente orizzontali. Ma tutto questo se li cercheremo a una velocità veramente da bradipo, altrimenti saranno dei puntini, ragazzi. Di questo poi ne parleremo perché uscirà un mio video sull'interpretazione dell'ecoscandaglio 2023-2024. Altro discorso invece se li cercheremo in zone dove c'è molto pesce foraggio. Qui a quel punto la vostra abilità nel riconoscerli verrà veramente messa a dura prova. Un consiglio che mi sento di darvi è questo: se non siete sicuri al 100% sulla presenza di calamari vicino a un banco di pesce foraggio, beh, nel dubbio fate una calata. Vedrete che con il tempo, la pratica, soprattutto se guarderete con attenzione tutte le istantanee, cioè gli screenshot del mio ecoscandaglio che vi mostro in questo video, e soprattutto se vi iscriverete al mio canale YouTube, diventerete sempre più dei cecchini di calamari. Io ti consiglio di pescare il calamaro con una canna con il mulinello a bobina rotante, semplicemente perché il mulinello a bobina rotante fa scendere molto più velocemente la lenza. In bobina io utilizzo una treccia molto sottile, PE 0,8 massimo PE 1, per contrastare lo scarroccio e poi perché non ci serve una grossa potenza con i calamari. Sulla treccia stessa infilo prima un chicco di riso o stopper come volete chiamarlo, poi metto una pallina morbida fluorescente e vado a legare con un nodo uni con tante spire, almeno 13, un girellone molto grande che mi servirà per bilanciare e mantenere più dritti i tataki in asse in caso di corrente e ovviamente per scaricare molto bene le torsioni. Capitolo numero 3: i movimenti del tataki.
come recuperare i calamari e soprattutto i calamari si ferrano? Ed ecco come si fa a far mangiare i calamari un po' apatici. Basta avere la canna buona. Questi mangiavano veramente male. Guardate l'azione di questo splendore. Questa è una collaborazione tra lo zio e il buon Cosimo Mangione. Erano molto apatici. Non so se avete visto il movimento della canna, quello che ho dovuto fare per farli mangiare. Li marcavo, eccolo qua che pompa. La cosa bella di questa canna è che assolutamente non si sente la paura quando c'è il calamaro attaccato, cioè non si sente la paura che per una mancanza di elasticità il calamaro si possa staccare. Questa è la prima canna in vita mia con cui riesco a tirare su calamari anche un po' più velocemente del solito, non sentendo la paura che i calamari si stacchino. Eccolo, preso male. Allora guardate bene il tipo di azione che si riesce a fare con un cimino del genere. Eccolo qua, al volo. Questo è un po' più bello. Vedete che la canna non finisce mai, lavora solo il cimino, è stata studiata apposta, e la canna non finisce mai. È una sensazione micidiale, una sensibilità si sente quando sbattono le totanare, quando il piombo picchia sul fondo, che tipo di fondo c'è, tutto è incredibile. Ora dovreste fidarvi di me, sono le ore 3, quindi le 15, quindi un orario un po' particolare per far calamari. L'ora col sole quasi a picco, in cui sono meno, diciamo, sono più apatici, sono meno invogliati a mangiare, ma questo stilettino non ha veramente paura di niente, ed è proprio un prolungo, quello che io volevo, che cercavo in una canna da calamaro. Io ne avevo provate alcune in Giappone molto simili a queste. Volevo trovare una canna che avesse che fosse un'estensione del mio braccio, cioè come se pescassi a mano. In realtà ho scoperto che con questo sistema qua, grazie al buon Cosimo, che non smetterò mai di ringraziare perché ha fatto un capolavoro, sono riuscito ad avere qualcosa che è ancora più di un prolungamento della mano. Eccolo che arriva. Che bello questo. Volevi schizzolarmi, Volevi schizzolarmi, Mi ha schizzolato, ma mi ha schizzolato d'acqua, quindi siamo a posto. Sento che stanno mangiucchiando, allora io mi appropingo sul fondo e faccio dei movimenti un po' nuovi che questa canna mi permette di fare. Uno è questo, il fatto di scrollare un attimo il piombo senza staccarlo. Eccolo qua. No, mi ha fregato. Eccolo qua. Sono molto apatici, ma con questo cannino nuovo li stiamo veramente stanando. Colore in fondo. Utilizzo una montatura molto lunga, questa canna è molto corta, ma come potete vedere non ci sono problemi di sorta. I calamari, anche se mangiano male, ho paura che oggi, se continua così, mi ferma calamari, ragazzi. Micro marcaturina, perché purtroppo è così che funziona qua. Speriamo di centrarla perché non è molto grossa questa. Le marcature ve le faccio vedere, sono qua. Guardate che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo! Che spettacolo! Che spettacolo! Tutto senza tagli, calata, calamaro, questo è anche discreto. Voi vi direte: perché un ennesimo video di calamari, Stefano, che ce ne sono già tanti tuoi online? Beh, semplicemente perché io adoro i calamari. E farli con questa canna vi assicuro che è una cosa mondiale. E dov'eri? In fondo al mare, in fondo. Preso male anche questo, sul tacchino piccolo, eccolo qua. Oggi niente, oggi mi vogliono fare il bagno questi calamari. Altra curiosità sul calamaro: non tollera bene l'acqua torbida. Quindi se c'è sospensione e stai pescando in una zona con tanta sospensione, o
prova a cambiare zona oppure cerca di pescare in una fascia d'acqua diversa da quella dove c'è sospensione. Più c'è sospensione nell'acqua, meno c'è ossigeno, meno il calamaro respira bene, quindi eviterà quelle zone. Vedete con che velocità di recupero? Perché la canna ha questo cimino che li ammortizza in una maniera allucinante. Rispetto alle altre che sono molto elastiche, quindi per evitare di strappare il calamaro, e poco sensibili, questa canna è veramente sensibilissima. Tiriamo su. Eccolo qua. Ti vedo. No, è un calamarone. È un bel calamauro. Vedete una cosa? Vedete che io metto una pallina, allora, con degli anellini così. Non si può mettere nylon prima del girellone. Io sapete che uso un girellone per scaricare le torsioni e per dare un po' di peso sopra. Metto sul trecciato una pallina di gomma, perché ovviamente se dovesse andare a toccare qua potrebbe salvarmela. Ecco, il cimino è talmente sottile, ragazzi, che io non so se riuscite a vedere proprio un capello. Non so quanto possa salvare, però noi ci proviamo lo stesso. Eccolo qua. Mamma mia, la concezione di questa canna è proprio che lavori semplicemente solamente il cimino. Avendo un fusto così rigido e così differente dalle altre canne, voi avete una grossa sensibilità, ma comunque una grossa potenza per recuperare, perché a volte i calamari, soprattutto a grandi profondità, quando arriva il periodo e sono grossi, quindi magari calamari anche da 1 chilo, ne fate 3-4 contemporaneamente, vi si staccano e strappano, perché la canna non asseconda, oppure asseconda nella maniera sbagliata. Un pupetto la la la. Carissimi amici, ero al telefono con il mio socio di produzione di questa canna. Saluta Cosimo, saluta, che ho già parlato di te. Sono in viva voce con lui, ho detto vabbè dai, faccio ancora 2-3 cale. Ho trovato un'altra marcatura molto interessante dove ci rimarrò un po' sopra, e stanno mangiando molto bene. Cosimo, mi sa che l'abbiamo centrata, sai, a sto giro la canna? Guarda, secondo me l'abbiamo... Ci abbiamo lavorato molto, e devo dire la verità. Che pompate, ragazzi, questo qui è mezzo chilo almeno, Hai sentito lo stronk? No, ma hai sentito lo spock? È il suo spruzzo sul T-top. Mamma mia, mi ha fatto il bagno, e adesso si ricala. Adesso saluto Cosimo al telefono, ti faccio vedere ancora qualche trucchettino e soprattutto ti faccio vedere come è venuta la vasca di questa pescata. Ma prima di tutto questo devo rispondere a una domanda che mi fate molto spesso. I calamari si ferrano? Beh, la mia risposta è assolutamente no. Bisogna soltanto mantenere la tensione della lenza costante. La loro carne è troppo morbida per ferrarli, quindi mi raccomando, recuperate linearmente e con tranquillità. Cos'è? Il calamaro ha un'ottima vista se paragonata a quella dei pesci, però è estremamente limitata se la paragoniamo alla nostra. Ma una cosa che ti lascerà veramente senza fiato è questa. È stato dimostrato da uno studio di biologi, guarda caso giapponesi, che il calamaro percepisce soltanto il bianco e nero. Quindi sicuramente l'occhio del calamaro si è specializzato nella visione dei contrasti, cioè del bianco e nero, dato che è complicato vedere i colori nelle profondità che frequenta abitualmente. E adesso proverò a rispondere a una domanda alla quale nessuno ha mai risposto, perché secondo me è abbastanza perniciosa. La domanda è questa. Beh, Stefano, allora non dobbiamo preoccuparci del colore degli artificiali, giusto? E invece sì che dobbiamo occuparci del colore degli artificiali, però dobbiamo ragionare come se vedessimo in bianco e nero, quindi ragionare per contrasti. Dovremo calcolare, attenzione, questo è molto importante, ora del giorno, profondità
E tipo di fondale? Sì, perché per creare un contrasto dovremo capire quanta luce filtra, quindi in che ora del giorno siamo e quindi quanto penetrerà la luce in profondità, poi quanto stiamo andando profondi e soprattutto dobbiamo anche occuparci del colore del fondo, perché i nostri artificiali faranno contrasto sul colore del fondo, visto che noi pescheremo attaccati al fondo. Avete capito perché i colori spezzati funzionano così bene? Altra piccola curiosità. Il corpo del calamaro è studiato per percepire le vibrazioni delle prede, come se avesse una sorta di linea laterale, quella che è tipica dei pesci, no? Ed è il motivo per cui, pur non vedendoci benissimo come tutti i pesci, comunque riesce a percepire le nostre totanare scendere o comunque le prede avvicinarsi anche da grosse distanze. Ed eccoci nel bugigato allo studio per fare una chiacchierata molto importante, perché in questo video, che vuole essere proprio un'enciclopedia sui calamari, vi voglio parlare delle montature. Ovviamente su alcune andrò molto più veloci perché me le avete viste realizzare tantissimo nei video precedenti, però ci sono delle precisazioni da fare, quindi lavorerò un po' con le mani qua, vi farò vedere qua lateralmente un po' di montature e vi racconterò 3 montature completamente differenti, quando se ne usa una, quando si usa l'altra e quando si usa l'altra ancora. Quindi insomma preparatevi, perché abbiamo almeno 5 minuti sulle montature e dobbiamo per forza farli, perché è quello che vi farà fare questo saltino in avanti per quanto riguarda la pesca del calamaro. Importantissimo innanzitutto è lo snap per il calamaro. Snap per il calamaro che comunque ha dei problemi. Gli snap da calamari cercate sempre di acquistare quelli di alta qualità, perché ci sono, diciamo, dei tarocchi tra virgolette che durano veramente da Natale a Santo Stefano. E quante volte vi è capitato di fare il dropper loop e di trovare il dropper loop rotto, quindi avete perso il calamaro ipoteticamente, o comunque avete perso la totanara, quindi il tatachino, e non capite perché la montatura è completamente intera, ma il dropper loop è rotto e non avete più un artificiale. È colpa di questi snap, perché questi snap, quando cominciano ad ossidare, con l'ossido che c'è in questa parte del moschettone, rompono il filo, soprattutto se peschiamo con fili sottili, come vi consiglio sempre di fare. Quindi state molto attenti alla qualità dei moschettoni. I migliori, che probabilmente si spera arriveranno in Italia entro breve, sono quelli di Sasame. Poi ve li farò vedere e vi metterò un'immagine qua in sovraimpressione. Ora ce li ho tutti nelle montature, perché me li sono fatti arrivare dal Giappone per decidere se importarli o meno con Artico. Arriveranno, quindi non c'è problema, e ve li faccio vedere poi in un'immagine, perché al momento non ce li ho, sono tutti impegnati nelle mie parature che sono in barca. Allora, la prima montatura che siamo abituati a conoscere, quindi quella con gli artificiali sulla lenza e appiccicati a bandiera, quindi senza bracciolo, con un dropper loop molto stretto, i giapponesi la chiamano kokubula ed è la classica montatura alla quale siamo abituati, ok? Poi esiste un'altra montatura molto simile al kokubula, che è la bulanco. La bulanco non è altro che una montatura che comunque vedete qua, dove si lascia un dropper loop un po' più lungo, quindi si fa un bracciolo. Si potrebbe anche pensare di farla con le tecnosfere questa montatura, ok? Quindi semplicemente bracciolo un po' più lungo. Bracciolo un po' più lungo, questo però fa parte della pesca a sasoi. Questa però è una montatura che si fa con artificiali o leggermente affondanti o galleggianti. Intendiamoci, questi non vanno bene perché questi affondano. Quindi per fare una montatura da sasoi e pescare a sasoi dovete avere gli artificiali, quelli con la pancia. I Totosuit di Yamashita, molti DTD sono galleggianti o poco affondanti. Ecco, quelli servono per i sasoi. Che cosa cambia in realtà? In realtà il sasoi serve se scarrocciate più velocemente. Quindi se avete i calamari sotto e riuscite con guido, per esempio, con un motore elettrico di posizionamento, o c'è poco scarroccio o poca deriva, quindi riuscite a rimanere dritti, va benissimo il kokubula, cioè quindi la montatura quella a bandiera con i tataki molto attaccati alla lenza. Se invece ci sarà molto scarroccio,
oppure li volete pescare passandoci sopra, calando la lenza e tornando indietro mettendo la tensione, come avete visto già in qualche mio video precedente, allora io vi consiglio di usare il Sasoi, quindi artificiali che sono anche leggermente più grandi e panciuti, galleggianti o leggermente affondanti, e un bracciolino un pochino più lungo, bracciolino di 5 10 centimetri. Ok, questo cosa farà? Farà sì che si andranno a distendere in corrente quando ritornerete indietro oppure quando scarroccerete, e vi faranno lavorare meglio l'esca. Però la grossa rivoluzione, che è quella su cui mi concentrerò di più adesso, e si sveleranno tantissimi altarini, ragazzi, perché scoprirete questo nome, il nome di questa montatura vi ricorderà magari, che ne so, il nome di una canna che ho appena finito di progettare, quindi insomma vedrete che si scopriranno un po' di altarini. È un po' di anni che testo una terza montatura di cui vi faccio vedere la realizzazione in questo video. Allora, si chiama Koketsu. Ok, questa montatura si chiama Koketsu. Vi ricorda niente? Kokeshi? Può essere, suonano molto simili. La montatura Koketsu è una montatura che adesso che ve la faccio vedere vi lascio sconvolti. Perché? Perché è una montatura completamente in linea. Questa serve quando si scarroccia forte e si vogliono tenere gli artificiali in una maniera particolare. Serve se avete una canna come la Kokeshi, quindi una canna molto particolare per animarli, altrimenti non li muovete in questa maniera. Con le canne molle cinesi questo esperimento lo potete fare, ma non renderà mai come con una canna rigida come abbiamo progettato io e il mio amico Cosi. La montatura Koketsu adesso ce l'andiamo a vedere bene in di preview, io ve la metto qua, ma vi faccio vedere una cosa importante, cioè come realizzare il nodo per fare la montatura Koketsu, che è, diciamo, un nodo che probabilmente non avete mai visto. Neanch'io fino a 2 anni fa, quando ho cominciato a fare queste prove, l'avevo mai visto. È veramente semplice da realizzare, però bisogna sapere come farlo, e adesso vediamo come fare questo tipo di nodo. Cosa ci servirà per fare questo tipo di montatura? Allora, moschettoncini importantissimi e i fili giusti. Ragazzi, io vi do 2 consigli, perché ho trovato questa azienda, si chiama Intec, che la trovate anche su andatapescare.it, con dei fili che costano veramente poco e hanno una qualità di fluorocarbon che è imbarazzante, perché per quello che costano, ragazzi, è un fluorocarbon di una qualità fuori dal mondo. Qui io ho uno 0,25,7 che tiene 4,2 kg e uno 0,27,8 che tiene 4,9 kg. Più o meno utilizzerò questi. Quando andrò un po' più fondo mi preparerò delle montature con il 27, che comunque tenendo 5 kg ce ne abbiamo di straavanzo, e anche perché poi il trecciato in bobina terrà quasi meno, perché io uso un PE06, PE08, quindi ci sta. E lo 0,25 invece lo utilizzerò, o anche di questo, o anche lo 0,20 e qualcosa, lo utilizzerò quando i calamari sono un po' più apatici, sono in meno acqua, ok? Quindi più profondo vado, più inspessisco il terminale, meno profondo vado, più vado light con il diametro del terminale. Una cosa molto importante, che poi vedrete in un mio video perché ne parlo accuratamente, sono le treasure bed. Le treasure bed sono delle perline che ci serviranno per aprire e chiudere il nodo con cui andremo a serrare la montatura Koketsu, che è una montatura veramente rivoluzionaria per quanto ci riguarda. I giapponesi la usano già da anni, io anche grazie a Cosimo ho scoperto questo metodo di pescare qualche anno fa, e adesso dopo aver fatto tutte le mie prove, sapete che io non vi racconto mai niente finché non sono sicuro che le cose funzionino, quindi è arrivato il momento di raccontarvi questa montatura, e la vediamo subito. Ribadisco, è una montatura da utilizzare quasi sempre, ma soprattutto quando c'è molto scarroccio e se avete le canne giuste. Ragazzi, abbiamo fatto delle prove con amici in barca. Questa montatura, nelle condizioni di scarroccio importante e di difficoltà nel far mangiare i calamari, veramente ha 3-4 marce in più rispetto alla Cocobula, che è quella classica che usiamo noi con gli artificiali a bandiera. Ok, incominciamo a realizzarla e vediamo come fare questo nodo. Da una parte andremo a fissare semplicemente il nostro snap con un uni, con un palomar, come volete, a un capo della lenza. A seconda della distanza a cui vorremmo lasciare gli artificiali, decidiamo uno spezzone. La cosa molto bella di questa montatura, faccio una piccola parentesi, è che è estremamente immodulabile.
I giapponesi hanno studiato questa montatura perché se oggi avete una montatura a 3 artificiali e domani volete usarla a 6, semplicemente si vanno a aggiuntare gli artificiali uno con l'altro e vi faccio vedere come. Per realizzare il nodo che poi andrà fissato sul tataki in basso dovremo fare una manovra molto semplice. Ora ve la faccio vedere sia in grande che poi in particolare, così cerco di farvi vedere tutto. Poi probabilmente mi toccherà usare un sagolino per farvi vedere bene il nodo. Non devo fare altro che realizzare un'asola, ok? Quest'asola io ci appoggio un dito di qua, ne prendo un bel po' di filo perché purtroppo c'è un po' di scarto in questo nodo, però vi assicuro che ne vale veramente la pena. Passo attorno al mio indice che ho lasciato qua 1 e 2 volte. Facciamo un'asolina, mettiamo il dito, partiamo dalla punta del dito, facciamo un giro e 2 giri. Poi ovviamente con la lenza sarà più difficile, dovremo passare sulla scanalatura dell'unghia, ma qua facciamo presto e passiamo dentro. Mettiamo qualcosa per tirare e vedete che si crea questo tipo di nodo qua. Così lo vedete bene, con la lenza non si vede un granché. Da prendere questa, ci giro intorno una e una. Utilizzo la scanalatura dell'unghia per passare dentro. Come se fosse un nodo del tubicino, ragazzi, più o meno. Ecco, però usiamo il dito. Una volta preso questo filo, lo faccio passare, lo prendo con la bocca, ok, vado a serrarlo e lui fa una specie di 8, spero di riuscire a farvelo vedere bene, tiro e questo si chiude ed è un nodo a stringere a 8. E questa qui è la nostra prima asolina. Poi decidiamo quanto vogliamo fare lungo il trave, quindi facciamo 1 metro. Facciamo per esempio 1 metro. Ho fatto questo cappietto, non devo fare altro che prendere l'altra estremità alla quale avevamo già fissato uno snap, ci passo dentro. A sto giro non mi servirà altro che andare a stringere questo, vedete? Tac, mi vado a tagliare questa eccedenza, ecco, ed ecco qua che io ho il mio scorrevolino, ok? Questo cappio a stringere però non è molto comodo da aprire e chiudere in pesca. Quindi che cosa facciamo? Noi ci andiamo a recuperare una treasure bed, una di queste, e la andiamo a mettere su questo cappietto. Perlina qua. Si andrà a fermare sul nodo. Mi raccomando, prendete delle perline che non passino attraverso il nodo come diametro interno, perché sennò è un problema. Quindi abbiamo il nostro cappietto con la nostra treasure bed, 1 metro e il nostro moschettone. Adesso vi faccio vedere come si compongono queste montature. Prendiamo un moschettone e ci andiamo ad attaccare il nostro artificiale. Uno c'è. Ci siamo? Quindi questo andrà in basso. Adesso ci andiamo a prendere, vedete che com'è comodo se metto un dito aprire e chiudere questo cappio? Se tiro così si chiude. Se invece tiro la perlina nella parte opposta, lui si apre. Allora, come si andrà a piazzare l'altro artificiale? Semplicemente andando a prendere con questo cappio 3, e dico 3, non 2, non 1, non 4, ma 3, ho fatto le prove, fidatevi, aghi dell'artificiale di sopra. Poi semplicemente, tic, andate a stringere. Ok? Quindi vedete che la paratura non è altro che una paratura in piedi. In questa maniera ogni metro, ogni 30 cm, ogni 50, a seconda di quanto volete fare lo spezzone, potrete aggiungere un artificiale. Quindi praticamente è una montatura modulabile e gli artificiali lavorano in questa maniera. Vedete che rimane perfettamente in linea e il lavoro nell'acqua sarà questo, che è catturantissimo, ragazzi, catturantissimo. Quando andrete a sbacchettare, ok? O ad alzare il piombo dal fondo, faranno questo lavoro, che è il lavoro che devono fare. Non è più quindi questo il lavoro che faranno, anche perché affondando faranno poco movimento, soprattutto con i colpi, ma quando saranno dritti in tensione, questo lavoro qua li farà saltellare in una maniera completamente diversa. E soprattutto calcolate che Calamaro ha l'abitudine di andare a mangiare in testa, ok? E poi scivola sugli artificiali. Con questo sistema qua, quando recupererete dritti, Calamaro sarà attaccato così e non sarà
preso di traverso così, ma verrà su dritto. Quindi sarà molto più difficile perderlo e vi assicuro che gli artificiali così sono estremamente più catturanti. Vi consiglio di provare la montatura Kokketsu e di dargli un po' di possibilità e di provarla, perché vi cambierà veramente la vita nella pesca al calamaro. Ragazzi, diciamo che dopo avervi fatto vedere questo segretone sulla montatura calamaro, se non siete ancora iscritti, un'iscrizione ci vuole, ma un like, cuoricioni, commenti e condivisioni a manetta, perché questa cosa qua non ve l'ha mai raccontata nessuno. Bellissimo amico, ti voglio informare che hai appena visto quasi mezz'ora di video sul calamaro, quindi sei il numero unissimo, te lo dico perché sei riuscito a sopportare il mio faccione e la mia voce che ti raccontava dei calamari, quindi vuol dire che o ti interessa moltissimo questo argomento oppure sei segretamente masochista. Te lo dico, te lo volevo dire. Adesso ho bisogno un attimo di te, ma è veramente una cosa brevissima. Tu hai guardato mezz'ora di video, per me sono state 2 settimane di lavoro, quindi mi raccomando, metti un like, commenta e condividi con i tuoi amici questo video. A te costa pochissimo, ci vorrà 30 secondi, a me veramente porta un grandissimo beneficio sia a me che al canale. Per premiare chi è arrivato fino in fondo al video, c'è un contest e ve lo spiego rapidamente. I 3 commenti più belli che riceverò qua sotto verranno premiati con un pacchetto. Dovete sapere che lo zio fa dei pacchetti di videochiamata e di chiamata per settare gli strumenti, per dare informazioni sull'elettronica di bordo. 3 fortunati di voi con i commenti più belli vinceranno un pacchetto di videochiamata di 1 ora per chiedermi quello che vogliono ovviamente sulla pesca e per farsi settare gli strumenti. Va bene? Ok, quindi mi raccomando, commentate e partecipate. Io direi che adesso ho un po' da fare, mentre voi andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!